Assolutamente. Ecco un'espansione del tuo video, mantenendo intatto lo stile colloquiale, l'entusiasmo e la struttura, con l'obiettivo di raggiungere le 1600 parole. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono super emozionata di essere qui oggi con voi per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che, credetemi, ha il potenziale per trasformare radicalmente le vostre vite. Oggi, infatti, voglio condividere con voi alcune riflessioni e spunti ispirati da una figura che ammiro profondamente. Una donna che ha saputo reinventarsi e raggiungere un successo incredibile rimanendo sempre fedele a se stessa, Neslia Natagul. Parleremo di come le sue scelte, il suo approccio alla vita e la sua filosofia possono essere un faro per noi, guidandoci verso una maggiore consapevolezza, una serenità interiore e, perché no, anche un successo più autentico e duraturo. Analizzeremo insieme come la sua capacità di superare le sfide, di abbracciare il cambiamento e di rimanere ancorata ai suoi valori fondamentali possano illuminare anche il nostro percorso. Ma prima di tuffarci nel cuore di questo argomento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, dove condivido sempre con voi consigli, riflessioni e spunti per vivere una vita più piena e appagante. Ogni vostro mi piace, ogni vostro commento e ogni vostra iscrizione è un enorme incentivo per me a continuare a creare contenuti di valore per voi. Quindi, grazie di cuore per il vostro supporto. Ora, torniamo a Neslia Natagul. Cosa rende questa attrice turca così speciale? Beh, a mio parere, è la sua autenticità, la sua genuinità. In un mondo spesso dominato dall'apparenza e dalla superficialità, Neslihan spicca per la sua capacità di mostrarsi per quello che è realmente, senza filtri e senza maschere. E questa autenticità, credetemi, è una calamita. Attira le persone, crea connessioni vere e profonde e, soprattutto, apre la porta a un successo che va al di là della semplice fama. Pensateci un attimo, quante volte vi siete sentiti spinti a nascondere una parte di voi per paura del giudizio degli altri? Quante volte avete indossato una maschera per conformarvi alle aspettative altrui? Neslihan ci dimostra che non è necessario. Ci dimostra che la vera forza risiede nell'essere se stessi, nell'abbracciare le proprie imperfezioni e nel mostrare al mondo la propria unicità. E questa è una lezione incredibilmente potente. Soprattutto in un'epoca in cui i social media ci spingono costantemente a paragonarci agli altri e a inseguire ideali di perfezione irraggiungibili. Una delle cose che ammiro di più di Neslihan è la sua capacità di affrontare le sfide con grinta e determinazione. La sua carriera non è stata certo priva di ostacoli, ma lei ha sempre saputo trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. E questo è un insegnamento fondamentale per tutti noi. La vita ci mette costantemente di fronte a delle prove, a dei momenti di difficoltà, ma è proprio in questi momenti che abbiamo l'opportunità di dimostrare a noi stessi di che pasta siamo fatti. Ricordo di aver letto di un periodo particolarmente difficile nella sua carriera, un momento in cui ha dovuto affrontare delle critiche molto dure e delle voci infondate. Invece di abbattersi, Neslihan ha scelto di concentrarsi sui suoi punti di forza, di circondarsi di persone positive e di continuare a lavorare sodo per raggiungere i suoi obiettivi. E alla fine, è riuscita a superare quella tempesta e a uscirne ancora più forte e determinata di prima. Questo è un esempio lampante di resilienza, la capacità di rialzarsi dopo una caduta e di trasformare le avversità in opportunità. Neslihan ci insegna che non dobbiamo aver paura di fallire, di sbagliare. Anzi, dobbiamo abbracciare i nostri errori come preziose lezioni che ci aiutano a crescere e a migliorare. Perché, in fondo, è proprio attraverso i nostri errori che impariamo cosa funziona e cosa non funziona, quali sono i nostri punti di forza e quali sono le nostre aree di miglioramento. Quante volte vi siete bloccati per la paura di sbagliare? Quante volte avete rinunciato a un'opportunità per il timore di non essere all'altezza? Neslihan ci invita a cambiare prospettiva. Ci invita a vedere gli errori non come dei fallimenti, ma come dei trampolini di lancio verso il successo. Ci invita a imparare dai nostri sbagli, a rialzarci più forti di prima e a non aver paura di riprovare. Perché, come dice un famoso detto, sbagliando si impara. Un altro aspetto fondamentale della filosofia di vita di Neslihan è la sua attenzione al presente. Lei vive nel qui e ora, assapora ogni momento, si gode le piccole gioie della vita. E questo è un altro insegnamento prezioso per noi. Spesso siamo così concentrati sul futuro, sui nostri obiettivi, sui nostri sogni,
che ci dimentichiamo di vivere il presente, di apprezzare le persone che ci circondano, di goderci le piccole cose che rendono la vita degna di essere vissuta. Pensate a quante volte vi siete persi un tramonto spettacolare perché eravate troppo presi dal vostro smartphone. Pensate a quante volte avete trascurato un abbraccio dei vostri cari perché eravate troppo concentrati sui vostri problemi. Neslihan ci invita a rallentare, a staccare la spina e a vivere pienamente ogni singolo istante. Ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi, a scoprire la bellezza nelle piccole cose e a coltivare la gratitudine per ciò che abbiamo. Neslihan ci invita a rallentare, a respirare, a guardare il cielo, ad ascoltare il suono della pioggia, ad abbracciare i nostri cari. Ci invita a vivere pienamente ogni singolo istante, perché il presente è l'unico momento che abbiamo veramente a disposizione. Il passato è ormai andato e il futuro è ancora incerto. Quindi, perché non concentrarci sul presente e cercare di renderlo il più bello possibile? Immaginate di essere seduti su una spiaggia, con la brezza marina che vi accarezza il viso e il suono delle onde che vi culla. Invece di pensare a cosa farete domani o a cosa è successo ieri, concentratevi semplicemente su quel momento. Sentite la sabbia sotto i vostri piedi, respirate l'aria salmastra e ammirate la bellezza del paesaggio che vi circonda. Questo è vivere nel presente. Questo è assaporare ogni singolo istante. E questo è ciò che Neslihan ci invita a fare ogni giorno. Inoltre, Neslihan Atagul è una grande sostenitrice della cura di sé. Sa bene che per poter dare il massimo agli altri, per poter raggiungere i propri obiettivi, è fondamentale prendersi cura di se stessi, sia a livello fisico che a livello mentale. Questo significa dedicare del tempo a noi stessi, fare attività che ci piacciono, che ci rilassano, che ci ricaricano le batterie. Significa prenderci cura della nostra alimentazione, fare attività fisica, dormire a sufficienza. Ma significa anche prenderci cura della nostra mente, coltivare pensieri positivi, praticare la gratitudine, meditare, leggere libri che ci ispirano. Insomma, significa creare un ambiente interno ed esterno che ci sostenga e ci permetta di fiorire. Quante volte vi siete sentiti in colpa per aver dedicato del tempo a voi stessi? Quante volte avete messo i bisogni degli altri prima dei vostri? Neslihan ci ricorda che prenderci cura di noi stessi non è egoismo, ma è una necessità. È fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale, ed è anche un modo per essere più presenti e disponibili per gli altri. Neslihan ci ricorda che siamo i primi responsabili del nostro benessere. Non possiamo aspettare che siano gli altri a renderci felici, a prenderci cura di noi. Dobbiamo essere noi stessi a prenderci in mano la nostra vita e a creare la felicità che desideriamo. E questo, credetemi, è un atto di amore verso noi stessi che ha un impatto enorme sulla nostra vita e sulle nostre relazioni con gli altri. Pensate a come vi sentite quando siete stanchi, stressati e sopraffatti. Probabilmente siete irritabili, impazienti e poco propensi a dare il massimo. Ora, immaginate di aver dormito a sufficienza, di aver fatto attività fisica e di aver dedicato del tempo a fare qualcosa che vi piace. Probabilmente vi sentite più energici, positivi e capaci di affrontare le sfide della vita. Questa è la differenza che fa la cura di sé. Un altro aspetto che mi colpisce di Neslihan è la sua umiltà. Nonostante il suo successo, nonostante la sua fama, lei è rimasta una persona semplice, umile, con i piedi per terra. E questo, a mio parere, è un segno di grande intelligenza e di grande maturità. Neslihan sa bene che il successo è un dono, ma è anche una grande responsabilità. E per questo motivo si impegna a utilizzare la sua piattaforma, la sua voce, per fare del bene, per ispirare gli altri, per promuovere valori positivi. Ci insegna che il vero successo non è quello che si ottiene per se stessi, ma quello che si condivide con gli altri. Quante volte avete visto persone che, una volta raggiunto il successo, si sono montate la testa e hanno perso il contatto con la realtà? Neslihan ci dimostra che è possibile rimanere umili e con i piedi per terra, anche quando si è famosi e apprezzati. Ci dimostra che il vero successo non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso da condividere con gli altri. E questo è un altro insegnamento fondamentale per tutti noi. Non dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma dobbiamo cercare di fare la differenza nel mondo, di lasciare un segno positivo nella vita degli altri. Possiamo farlo con un semplice gesto di gentilezza, con una parola di conforto, con un sorriso. Possiamo farlo sostenendo una causa che ci sta a cuore, facendo volontariato, aiutando chi è meno fortunato di noi. Insomma, possiamo fare la differenza in tanti modi diversi. L'importante è avere il desiderio di fare del bene e di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.
E Neslihan Atagul, con il suo esempio, ci dimostra e è possibile. Pensate a quante volte avete avuto l'opportunità di aiutare qualcuno e l'avete fatto. Probabilmente vi siete sentiti bene, soddisfatti e appagati. Questo perché aiutare gli altri fa bene anche a noi stessi. Ci fa sentire parte di qualcosa di più grande, ci dà un senso di scopo e ci aiuta a dimenticare i nostri problemi. Infine, vorrei sottolineare la capacità di Neslihan di reinventarsi, di abbracciare il cambiamento. La sua carriera è stata caratterizzata da scelte coraggiose, da ruoli diversi, da sfide sempre nuove. E questo le ha permesso di crescere, di evolvere, di rimanere sempre fresca e interessante. Neslihan ci insegna che non dobbiamo aver paura di uscire dalla nostra zona di comfort, di provare cose nuove, di metterci in gioco. Anzi, dobbiamo abbracciare il cambiamento come un'opportunità di crescita, come un'occasione per scoprire nuove passioni, nuovi talenti, nuove parti di noi stessi. La vita è un continuo cambiamento e dobbiamo imparare ad adattarci, ad accettare le sfide che ci vengono proposte e a trasformarle in opportunità. E Neslihan Atagul, con il suo esempio, ci dimostra che è possibile. Quante volte vi siete sentiti bloccati in una routine che non vi soddisfa più? Quante volte avete desiderato cambiare qualcosa nella vostra vita, ma avete avuto paura di farlo? Neslihan ci invita a superare le nostre paure e a abbracciare il cambiamento come un'opportunità per reinventarci e per vivere una vita più piena e appagante. Quindi, ricapitolando, cosa possiamo imparare da Neslihan Atagul? Possiamo imparare l'importanza dell'autenticità, della resilienza, della gratitudine, della cura di sé, dell'umiltà e della capacità di abbracciare il cambiamento. Possiamo imparare a vivere nel presente, a goderci le piccole cose della vita, a fare la differenza nel mondo. Possiamo imparare a trasformare le difficoltà in opportunità, a crescere attraverso i nostri errori, a creare la felicità che desideriamo. E, soprattutto, possiamo imparare a credere in noi stessi, a seguire i nostri sogni, a vivere una vita piena e appagante. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia ispirato. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E soprattutto, vi invito a lasciare un commento qui sotto e a dirmi cosa ne pensate di questo argomento. Cosa vi ha colpito di più della storia di Neslihan Atagul e quali sono i vostri spunti di riflessione? Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni e di continuare questa conversazione con voi. Magari, se vi va, possiamo anche approfondire alcuni aspetti specifici della sua vita e della sua carriera in un prossimo video. Fatemi sapere cosa vi interessa di più. Grazie di cuore per aver guardato questo video e spero di ritrovarvi presto nel mio prossimo video. Un abbraccio e a presto! Non dimenticate, metti mi piace, condividi e iscriviti. E soprattutto, ricordatevi di essere voi stessi, di credere nei vostri sogni e di vivere una vita piena e appagante, proprio come Neslihan Atagul. Un bacione a tutti!